Benvenuti, lottatori! Il gioco è semplice. C'è solo una regola. Niente armi. Combattete finché solo uno resterà in piedi. Sarai tu? Oppure tu? Chi vincerà la maschera d'oro? Avanti il prossimo sfidante! Chi altri vuole gareggiare? Ci sono altri sfidanti? E dai, ci sono solo io. Non riesci a colpirmi, eh? Sembra che costui si creda un campione. Vai, Dante, fagli vedere quanto si sta illudendo. Non essere timido. Non c'è nessun altro a sfidare quest'uomo sul palco? Abbiamo un vincitore? Oh, abbiamo degli sfidanti! Dunque è così che la mettiamo, eh? State calmi! Ora! Colpite al momento opportuno! Ricordate cosa vi ho insegnato, uomini! Avete le posizioni come vi ho insegnato! Signore e signori! I giochi di carnevale si sono conclusi in modo glorioso! Venite a vedere il vincitore mentre riceve la maschera d'oro! Il nostro vincitore si è dimostrato il piede più veloce, il campione più forte, lo stratega più accorto e di certo il preferito delle donne! Avendo vinto lealmente i 4 giochi, il vincitore è... Il vincitore della maschera d'oro è Dante Moro! Congratulazioni. Ci vediamo questa sera.
Marco Barbarigo. Although his brother Agostino was destined for greatness, Marco left his mark on Venetian history as well. A tyrant since he was barely old enough to walk, whatever Marco wanted, he got. There are records here for jewels, entire fleets of ships, all paid for by his family and all ordered directly from him. And then there's his personal life. Apparently, Marco's wife, Carlotta, used to be married to his bodyguard, Dante Moro. Dante was captain of the city guard and heir to one of the most prestigious families in Venezia. Marco was supposedly his close friend, right? But get this, Marco decides he wants Carlotta. In the Catholic religion, marriage is till death do us part, and Marco's a good Catholic. So, he hires a hit on Dante. Dante gets stabbed 3 times in the body and once in the head. But he doesn't die. He recovers with severe brain damage. Dante becomes like a child. So, what does Marco do? Well, he hires Dante as his personal bodyguard, and he gets him to sign a confession annulling the marriage. Marco takes Carlotta and keeps Dante as his personal slave. What a lovely fella. Mi spiace, Ezio. Non sapevamo che Silvio avrebbe barato. Avreste dovuto. Sorella, ci hai detto di farti sapere se vedevamo quel bastardo che ha rubato la maschera d'oro. Sta andando al ricevimento del doge. Vado io. Posso raggiungerlo prima che arrivi e riprendermi la maschera. E come? Uccidendo quel povero idiota? Certo. Lo sai cosa c'è in gioco. No. Se lo uccidi annulleranno il ricevimento. E Marco si rintannerà di nuovo a palazzo. Avremmo perso tempo un'altra volta. Ruba la maschera, invece. Senza strepiti. Fatti aiutare. Le mie ragazze sono già postate lungo il percorso. Possono distrarlo mentre gli sottrai la maschera. Va bene, ce la posso fare. È qui! Fermo! Giù! Subito! Sta scappando! Comanda pure, bello. Avanti, dammi un bacio, su. Qualcuno ha visto Te lo faccio vedere io il paradiso. Ci si diverte. Oh, cielo. Non meriti un po' di riposo dopo tanti fatiche. Qualcuno ha visto la mia... cosa? Non sono agile come voi, Teo. Certo che giù. Sarà divertente. Ma non state via troppo a lungo. Avanti, su, non siate timidi! Per garantire la vostra sicurezza! Ascoltate tutti! Finché non riceveremo comunicazione dal Santo Padre, le terre a sud, oggetto di contesa, non possono essere per iniziative permanenti.
Buonasera, signore. Ce l'hai fatta. Marco è su una barca appena al largo. A momenti terrà un discorso. Nell'attesa sfrutta le mie ragazze. Muoviti insieme a loro per non farti notare. Trovatelo! Casa in cerca del godere dei piaceri della vita. Ragazzi, venite da noi. La mia musica non vi piace. Potrebbe essere. Ma come possiamo aiutarvi? Gli strani ali. Sarà dalmato. Bel giovane! Che belle sorprese! Signore e signori, ecco a voi il venerabile Doge di Venezia. Benvenuti, amici miei, al più straordinario evento mondano dell'anno. In pace o in guerra, in abbondanza o in carestia, nulla può privare Venezia del suo carnevale. Non lascerà la barca. Toccheranno anche. Te lo sconsiglio. Ti scoprirebbero subito. E allora mi farò strada con la foto. Aspetta. Stanotte celebriamo ciò che ci rende grandi. Che le nostre luci illuminino il mondo intero. Ho trovato la pistola. Quella con cui hai fermato l'omicidio. I fuochi copriranno lo scoppio. Calcolo bene i tempi e potrai andartene da qui indisturbato. Ottimo ragionamento, sì. Ti aspetto. Aspetterò al bordello. Sappiamo tutti che sono stati tempi assai duri. Tuttavia ne siamo usciti insieme. E questo ha reso Venezia ancor più forte. I passaggi di potere sono sempre difficili. Ma abbiamo superato l'ostacolo in pace e serenità. Certo non è cosa facile perdere un doge ancora nel fiore degli anni. E per la crudeltà di un assassino che si annida tuttora fra noi. Tutti noi amavamo profondamente Mocenigo. Era un amico leale e ci mancherà. Ma le sue scelte politiche ci vedevano forse d'accordo? Ci sentivamo sicuri sotto di lui? Ci fidavamo della strada che aveva scelto di seguire? O, come me, iniziavate a tremare, temendo che Mocenigo non avesse una visione chiara, che non fosse pronto per quello che ci attende? Ebbene, amici miei, sono qui per dirvi che io conosco la strada da seguire. Io so dove stiamo andando, verso quale meta bellissima, e ci arriveremo insieme. Il futuro che vedo per Venezia è un futuro di forza e ricchezza. Costruiremo una flotta così potente da far tremare i nostri nemici ancor più che in passato. Espanderemo le nostre rotte commerciali solcando i mari e porteremo a casa spezie e tesori mai visti. E a coloro che ci contrastano io dico: riflettete bene prima di scegliere da che parte stare, perché o siete con noi o siete dalla parte del male. E in mezzo a noi non tolleriamo nemici. Vi daremo la caccia. Vi staneremo
e vi annienteremo! No, è troppo presto. Non sono pronto. Difficile esserlo. Che la morte non sia crudele. Requiescat in pace. Andatevene su! Non dovresti stare quassù. Eccolo, più veloce, lo vedo! Non lasciatelo scappare! Là! Aiutateci a porre fine al regno di terrore che ha instaurato! Ho sentito che entrate in un convento dove ha scannato metà delle monache prima di violentarle. Laggiù, prendetelo! Per poi uccidere anche loro! Che fai? Dove ho visto quel tipo di mantello? Da dove credi che venga? Ma da dove che? Mercante, forse. Eppure non sembra. C'è qualcosa di ferito. Quell'uomo mi pare stranamente familiare. Sono vostri. Divertitevi. Per inseguire le opere. Comanda pure, bello. qualità a un prezzo contenuto? Avete visto cosa ho combinato per questo? Portate qui i mariti e i feriti! Pacifica città, lasciando solo miseria e distruzione! Quel mantello è così fuori moda. L'ho già visto. Dove ho visto quel tipo di mantello? Hai strada. Bene, allora. Dove ho già Bel visto giovane. quell'uomo? Coraggio, gentiluomo. Visto la mia... Venite a divertirvi. Cosa? Un bacio per una fantasia. Avanti! Un salasso alla settimana di questa vita assassino! E altri subiranno questa sorte se voi, brava gente, non aiuterete le nostre valide guardie! Bene, fate strada. Tornate presto. Prezzi così bassi che non crederete ai vostri occhi! Sarà lo sgherro di qualche nobile. Che tenuta pensare.
Meglio che non vada in cerca una bacina. Bene. Tornate se vi occorre altro. Altro mercenario, immagino. Non è Quello ha, sì, quello ha. Dopo di te, Addio. bello. Un altro idiota. Una canzone e un bacio, che Vuoi imparare una nuova posizione? un grosso Ehi là. con delle grosse Vuoi mani. imparare una nuova posizione? Non siamo timidi, siamo qui per voi, stimati vorrei sulle vostre ginocchia. Che bel ragazzone. Le migliori cure per il gregge di Dio. Cosa vi affligge, amico? Vorrei sedermi sulle vostre ginocchia. Venite da noi. Uomini che sanno Questa è una così che bel ragazzone. con delle Volete grosse il mani. nostro vino Uomini in che sanno cos'è. E ancor più di solitudine. Cercate da divertirvi? Se hai del tempo. Ottimo lavoro. Che spettacolo! Che spettacolo! Un vero eroe! Devi essere esausto. Vieni, riposati. Ah, il Salvatore di Venezia. Che cosa posso dire? Forse ho sbagliato a dubitare fin da subito. Ora vediamo il mosaico ricomporsi. Su, adesso basta. È stato un lavoro faticoso e ora il tuo corpo stanco ha bisogno di conforto, lo sento. Sorella mia, soffro tanto da aver bisogno di un conforto davvero molto generoso. Beh, sei nel posto giusto. Ragazze? Faccio vedere